Benvenuti al Circo delle Pulci. No, non sono un vecchio ciarlatano che vuole spillarti i soldi. In realtà veramente esistono i circhi delle pulci, con pulci che si esibiscono dal vivo. Non ci credi? Allora rimani con me e tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale puoi trovare molte cose sul mondo della comicità visuale, dalla storia della comicità ai nostri spettacoli. Ho fatto molti anni il comico sotto lo chapiteau tra i più grandi circhi mondiali, tra cui il Lidia Togni o il famoso Florilegio, ma lavorando con i grandi mi sono sempre chiesto quale fosse il circo più piccolo del mondo. Piccolo come le pulci. Esiste? Esiste. Quella specie di ventose parassiti che si nutrono del sangue caldo, con le loro bocche penetranti e gli appetiti famelici. Le pulci saltellano qua e là, attaccandosi a mammiferi di ogni tipo. Ma le pulci hanno una qualità interessante. Sono anche straordinari artisti circensi. È proprio così. Esistono circhi delle pulci, con pulci che si esibiscono dal vivo, sebbene il loro numero, come le pulci stesse, sia in forte calo. Probabilmente ci sono molte ragioni, ma è sufficiente dire che gli esseri umani hanno migliorato la loro igiene. Sono diventati un po' più puliti e per le pulci non è stata una grande notizia, anzi. Le pulci, come sappiamo, amano i cani, motivo per cui le vendite di collari antipulci sono fenomenali, ma godono volentieri anche del sangue umano. Dopo che le pulci si ingozzano del tuo sangue, la prova del loro banchetto rimane con segni di morsi rossi in rilievo che fanno spesso prurito. In condizioni perfette, con pasti regolari di sangue, le pulci possono vivere più di un anno, ma la maggior parte delle pulci non supera i 3 mesi e pochi eletti usano il loro poco tempo per diventare famosi. Sì, le pulci gestite correttamente sono fantastici artisti, adatti alla vita sotto il tendone. Tutto ciò che serve è un po' di pazienza e ingegnosità umana e alcune pulci con forza e velocità superiore alla media. Le pulci sono disponibili in circa 2000 varietà. Sono privi di ali e quelli usati per i circhi hanno corpi piatti, bruno-rossastri e hanno zampe posteriori allungate che consentono una capacità di salto di proporzioni fantastiche. Il loro salto verticale può superare i 18 cm e il loro salto in lungo anche 30 cm, che se ci pensi è molte volte la lunghezza del loro corpo. Queste caratteristiche sono ciò che rende le pulci perfette per piccoli spettacoli circensi. Nel 1570 un fabbro londinese divenne una delle prime persone a schiavizzare una pulce. Lo scopo del suo progetto era quello di mostrare la sua maestria. Creò dunque una sorta di collare per cani più piccolo, adatto per una pulce. Ma fu nel 1820 la grande fama agli spettacoli delle pulci, grazie a Louis Bertolotto, un impresario italiano che viveva a Londra e che decise di proclamare una straordinaria mostra di pulci industriosi, in cui gli insetti erano protagonisti dello spettacolo. Lo spettacolo di Bertolotto era in parte azione e in parte umorismo. Le sue pulci tiravano una piccola carrozza, suonavano e ballavano con piccoli strumenti, ma con incredibile entusiasmo. Forse. Nello spettacolo di Bertolotto le pulci ricreavano la battaglia di Waterloo. Pensa che le pulci indossavano persino vestiti da battaglia. È difficile spiegare la fama e la popolarità di Bertolotto. Non era un oscuro mostro da baraccone, era paragonabile ad oggi ad un artista famosissimo, ad una rock star di prim'ordine. Era il 1820. I suoi spettacoli hanno avuto un tale successo che si esibì in tutto il mondo e in Nord America ha creato innumerevoli imitatori. Quindi i circhi delle pulci continuavano a diffondersi, un po' come gli insetti stessi. Ma lui inventò per primo il circo delle pulci, il modo di dire che usiamo ancora oggi. All'inizio del 1900 l'americano William Heckler fu uno dei primi imitatori,
a fare successo come maestro delle pulci. Dichiarava che rispondevano a comandi vocali e in una giornata di spettacoli con il suo circo guadagnava più di $250, che in questi giorni paragonati sarebbero ben oltre $3.000. Anche altri imitatori hanno portato le loro esibizioni nei circhi e negli spettacoli di strada. Nel corso del tempo i circhi delle pulci sono diventati legati alle sfilate di carnevale e alle fiere di contea. Alcune persone erano affascinate dalle pulci danzanti, molte altre invece se ne facevano beffe. Ma a prescindere dalle loro opinioni, i circhi delle pulci sono diventati oggetto di leggende da baraccone. Una pulce poteva fare acrobazie, un'altra sembrava leggere libri e una pulce persino eseguire la sua routine di magia. A seconda di dove vivi potresti trovare i circhi delle pulci dei giorni nostri, in una fiera o in un carnevale nelle vicinanze. Ad esempio, uno dei circhi delle pulci più famosi e longevi appare annualmente all'Oktoberfest in Germania. Dipende poi quanto sei ubriaco per vederle. Le pulci non sono esattamente come i cani, non puoi addestrarli a sedersi o parlarci, quindi i loro istruttori devono trovare altri modi per collaborare con i loro insetti. Quando vogliono imbrigliare una pulce usano fili d'oro sottili da essere quasi microscopici. Poi gli addestratori agganciano le loro pulci a una varietà di aggeggi. Uno dei più comuni sono piccoli carri o carrozze che la pulce trascina sul palco. Il trucco sta nel rendere il minuscolo anello attorcigliato abbastanza piccolo da trattenere la pulce, ma abbastanza grande da non soffocarla durante i pasti, quando il suo collo si gonfia notevolmente. Se è troppo stretto, la pulce alla fine muore di fame. Anche la colla è uno strumento molto utile per fissare imbracature o a piccoli insetti. Metti in scena un piccolo violino, poi incollalo alle zampe anteriori di una pulce e lo suonerà freneticamente per il divertimento del pubblico. Vibra solo un po' il palco e un branco di pulci si trasformerà in una troupe di ballerini. La giocoleria è un altro trucco facile. Posiziona una pulce sul dorso, deposita un pizzico di lana sulle sue gambe e la girerà in tondo. Appendi un pezzo di corda tra due pali e la pulce imbrigliata farà un po' di funambolismo. Gli addestratori delle pulci sono notoriamente chiusi quando si tratta di rivelare i loro segreti. In fondo, se svegliamo troppo i segreti del loro mestiere, la magia scompare. Ah, allora ho detto qualcosa di troppo? Sei amareggiato dall'idea che le pulci vengano imbrigliate o incollate agli oggetti di scena? Beh, fatti coraggio, è molto discutibile oggi il numero di circhi delle pulci contemporanei che effettivamente impiegano pulci viventi. Perché? Perché le pulci sono piuttosto difficili da vedere senza la lente di ingrandimento. Sarebbe estremamente facile costruire un minuscolo circo e fingere che le pulci interagiscono con quegli oggetti, quando in realtà le pulci non ci sono affatto. Questo è esattamente quello che fanno alcuni artisti, usando l'elettronica, magneti e altri strumenti che sostituiscono le pulci reali. Il potere della suggestione è potente. Forse non sorprende quindi che molti addestratori di pulci abbiano un passato nel teatro e nella magia. Hanno un talento per coinvolgere e distrarre il pubblico con un abile gioco di prestigio, con la misdirection. Che le pulci siano vere o no, una cosa è certa: sta diventando sempre più difficile trovare pulci adatti al circo. Una migliore igiene umana e pesticidi efficaci hanno creato grossi disagi. Sono così difficili da trovare che alcuni addestratori effettivamente li ordinano in posti magari meno igienici, pregando che i loro piccoli succhiasangue sopravvivano al viaggio. Per i circhi che presentano le pulci vere hanno bisogno di mantenerle in vita il più lungo possibile. Per sopravvivere le pulci richiedono sangue. Quindi, per ottenere un pasto veloce, gli addestratori si rimboccano le mani e il pranzo è servito.
Nonostante non siano molto simpatiche, le pulci finiscono imbrigliate o addirittura incollate per tutta la loro vita e ci si aspetta che si esibiscano a comando fino alla morte. Indipendentemente da ciò, non esiste alcuna regolamentazione sui circhi delle pulci. Lo spettacolo andrà avanti fino a quando la nostalgia romantica vivrà nei cuori di artisti eccentrici ovunque. Ma effettivamente, tu sei d'accordo allo sfruttamento delle pulci? Ed ora, ti è stuzzicata l'idea di intraprendere una nuova attività artistica? Le pulci fanno per te? Grazie per essere stato con me. Scrivimi qui sotto cosa ne pensi, sarò felicissimo di risponderti e conoscere soprattutto il tuo punto di vista. Iscriviti al canale e ti aspetto ogni lunedì e venerdì. Ciao!